grande e assai variegato. Artisti, certo, ma anche storici, restauratori, mercanti, diagnosti, collezionisti, guide, maestranze di tutti i tipi, con background diversi, diverse esperienze e aspirazioni, ma con un comune denominatore, la vicinanza all'arte, e quindi un punto di vista privilegiato. Qualcuno molto famoso e fa molto rumore, ma quasi tutti hanno delle storie appassionanti da raccontare. Ve ne vogliamo presentare qualcuna. È con noi oggi un rivoluzionario, Arturo Galanzino. Arturo Galanzino è una persona innamorata della vita, della bellezza, dell'arte e dei rapporti umani. Benissimo. E qual è la sua professione? Sono direttore di museo, curatore e storico dell'arte, ovvero ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare in un mondo che amo, che mi dà molta gioia. Oggi dirigo Palazzo Strozzi. Molto bene, benissimo. E qual è stato il momento di questa vita di soddisfazione, il momento più bello, un momento apice? È molto difficile rispondere a questa domanda perché, insomma, è un po' come dire qual è il figlio che si preferisce, insomma, quindi si vuole, per quanto riguarda i progetti professionali, devo dire che voglio bene a tutti allo stesso modo e possiamo dire in modo più generale che qui a Palazzo Strozzi siamo riusciti a portare in questi anni grandissimi eventi di spessore, di livello internazionale, in particolare dedicati all'arte contemporanea, infrangendo alcuni miti, falsi miti, che volevano questa città refrattaria a questo genere di eventi, battendo ogni record in Italia, sia per quanto riguarda l'affluenza di pubblico che i giudizi della critica. Quindi devo dire che siamo riusciti a fare grandi cose qua a Palazzo Strozzi in questi anni e sono quindi più felice di questo processo in generale che piuttosto preferirei appunto parlare del processo in generale piuttosto che specificamente parlare di un evento in particolare. Ho capito. E c'è stato però anche qualche momento meno bello, qualche punto sì, diciamo che critico? naturalmente ce ne sono stati, ma nessun momento è stato tragico come questo ultimo anno e mezzo che abbiamo vissuto. Sapete, per i musei è stato un periodo duro, in particolare per le istituzioni virtuose come Palazzo Strozzi. Quando dico virtuose, ovvero istituzioni che basano la propria sopravvivenza e il proprio successo proprio sulla qualità dell'offerta e quindi sul riscontro del pubblico e degli sponsor privati. Quindi in un anno di crisi sia economica e di distanziamento sociale abbiamo veramente sofferto molto questa distanza. Ci siamo dati da fare, però è stato anche un anno di sfide, quindi abbiamo creato nuove forme, nuovi modi di andare verso il pubblico, siamo orientati verso l'arte pubblica, quindi portando fuori da Palazzo Strozzi l'arte contemporanea, cercando quindi il contatto con le persone, anche in un momento così difficile per tutti, e quindi anche cercando di riportare l'arte nella vita della gente. Quindi devo dire che sì, è stato un anno difficile, tragico, triste, ma ci ha dato anche molta forza e molta coscienza del nostro ruolo sociale. Bene, quindi comunque uno sguardo positivo. E se uno dovesse guardare al futuro, che cosa si vede? Siamo fuori? Siamo cambiati? È un futuro che noi tutti attendiamo con ottimismo, trepidazione addirittura, visto che timidamente stiamo riaffacciandoci a una vita più normale e qua stiamo per riaprire le nostre sale con una grande mostra che apre a fine mese dedicata all'arte americana dall'inizio degli anni 60 fino al 2001, una mostra di livello veramente mondiale. Speriamo che più gente possibile potrà venirla a vedere, ma sempre nella massima sicurezza, quindi questo è un segno di nuova ritrovata normalità che così ci dà grande speranza. Bene, quindi abbiamo finito questa brevissima intervista. Chi è che vuole nominare per la prossima? Ringrazio il mio amico Fabrizio Moretti per avermi nominato in questa intervista e a questo punto, visto che abbiamo parlato della mostra che stiamo per aprire, nominerei proprio il curatore Vincenzo De Bellis, curatore di arti visive al Walker Art Center di Minneapolis, e spero potrà partecipare a questa serie di simpatiche interviste. Grazie mille di nuovo. Grazie a te. Ciao, a presto. Ciao.